Ho investito 2200 sterline, circa 2500 euro, nell'equity crowdfunding della startup Curve ed oggi in questo video voglio condividervi perché l'ho fatto, quali sono state le mie considerazioni e come funziona questo tipo di investimenti. Partiamo! Innanzitutto, prima di partire e spiegarvi questo tipo di investimento, c'è da capire cos'è una startup e che cos'è un equity crowdfunding. Una startup è un'impresa tecnologica, un'azienda tecnologica neoformata con l'ambizione di rivoluzionare un mercato, mentre l'equity crowdfunding dal punto di vista aziendale è la raccolta di capitali dalle folle mediante la vendita di securities, di piccole porzioni di azienda, piccole porzioni di impresa. Mentre dal punto di vista dell'investitore, della persona, è l'investimento il 99% delle volte online, dove si acquista un titolo di partecipazione in una società privata. In pratica si va ad acquistare piccoli pezzi di aziende private, come nel mio caso, dove ora posseggo 555 azioni di Curve, quindi posseggo un piccolo pezzettino dell'azienda, dell'impresa Curve. Questo investimento viene fatto tramite delle piattaforme online che si chiamano piattaforme di crowdfunding. Io, per quel che riguarda Curve, mi sono affidato alla piattaforma con sede nel Regno Unito che si chiama Crowdcube, perché Curve, l'azienda che mi interessava, si è messa in lista in quella piattaforma. Se si fosse messa in lista in un'altra piattaforma mi sarei affidato a un'altra piattaforma. Questo in breve è come funziona il mondo dell'equity crowdfunding. Ovviamente, dopo aver investito ed acquistato questo piccolo pezzo di azienda, ciò a cui ogni buon investitore aspira è che questo piccolo pezzo di azienda aumenti di valore per poi poterlo vendere in guadagno in futuro. Se siete interessati in futuro, potrei fare un video su come funziona l'exit dal nostro investimento nel mondo dell'equity crowdfunding. Ora invece voglio parlarvi di perché ho investito in Curve. Innanzitutto capiamo cos'è Curve. Curve è una piattaforma che agisce sopra le banche e vi fornisce una carta, io in questo caso ne ho due, quella normale e quella premium, che agiscono da portafoglio per tutte le altre vostre carte. E il principale vantaggio, oltre ad essere un portafoglio e mantenere ordinate tutte le vostre transazioni tra tutte le vostre carte, se ne avete più di una, è che la maggior parte delle volte le vostre carte hanno delle tariffe sconvenienti nel cambio, nell'acquisto in cambio valuta, nel prelievo. Gran parte delle volte con la vostra carta normale, se non siete informati, andate a pagare una piccola commissione. Invece, se inserite la vostra carta su Curve, Curve andrà a fare da intermediario positivo tra tutte queste vostre operazioni e gran parte delle volte vi farà risparmiare soldi in tutte quelle stupide commissioni. Io, se volete andare a approfondire come funziona Curve, ci ho già fatto una recensione, non voglio stare qui a parlare minuti e minuti sul loro servizio, che a me piace tantissimo, quindi vi lascio qui in descrizione il link alla recensione, andatevela a vedere se volete approfondire. Ed oltretutto, se volete andare a provare il loro servizio, vi lascio anche il mio link invita un amico con il codice RICCA, tramite il quale potete avere 5 euro gratis, e io vi ringrazio perché oltretutto supportereste il mio canale, perché entrambi avremmo questi 5 euro. Ora però ritorniamo all'investimento. Dopo aver capito come funziona Curve, sono andato a vedere quanto cresce e come guadagna. Per quel che riguarda quanto cresce, ad ora sono arrivati a circa 500.000 clienti e nell'ultimo periodo sono cresciuti quasi esponenzialmente e entro la fine del 2020 ipotizzano di sorpassare i 4 milioni di clienti. E io, da loro appassionato cliente e consumatore, se così si può dire, vedo questa ipotesi possibile perché hanno un servizio che io reputo ottimo e risolvono un problema concreto. E con ogni probabilità, se il numero dei loro clienti dovesse aumentare così tanto, il valore della loro impresa, il valore della loro startup dovrebbe aumentare di conseguenza. Non è una cosa proporzionale, però questo è quello che dovrebbe succedere. Ad ora la stima del valore di questa impresa è di circa 203 milioni di sterline, che sono circa 238 mila euro, quindi non è un'azienda o un'impresa piccolina, ma non è nemmeno un colosso. Ora, come guadagna Curve? Come riescono a fatturare con le loro carte? Hanno 4 stream of income.
La prima è il guadagno che loro hanno tramite l'interchange. L'interchange è una commissione che paga il merchant, il negoziante, quando i loro clienti vanno a pagare con una carta. Quindi ogni volta che noi utilizziamo Curve per andare a fare shopping e fare i nostri pagamenti, loro guadagnano una piccola commissione. Questa commissione non la paghiamo noi, ma la paga il negoziante. Questo è il tipico metodo di guadagno che hanno tutte quelle banche o servizi che emettono carte di debito, credito o prepagate. Sappiate comunque che l'interchange pagato dal merchant è mediamente il 3%, che poi viene suddiviso tra diversi servizi. Di solito sono la banca che ha emesso il POS, il circuito, quindi Visa, Mastercard, American Express, e la banca del cliente che ha emesso la carta. Io qui sono andato a farmi un piccolo calcolo, però ve lo dico con dei dati che non sono certi, che sono ipotizzati da me. Il primo dato ce lo dà Curve. Mediamente un loro utente spende circa 1459 sterline al mese, ed oltretutto, secondo dato, sappiamo che Curve ha 500.000 clienti. Se io moltiplico il numero dei clienti per la spesa media, ottengo 730 milioni di sterline, che è la spesa totale mensile che gli utenti di Curve fanno. Poi io supposto che Curve dall'interchange ottenga circa uno 0,1% da ogni transazione. Non sono dati certi, ma sono supposizioni che io faccio. Quindi se dovessi andare a moltiplicare lo 0,1% per i 730 milioni trovati prima, otterrei 730.000 euro, che possiamo supporre essere il fatturato mensile derivante soltanto dalla fonte di guadagno dell'interchange che fa Curve. Quindi tecnicamente se i clienti dovessero raddoppiare, questo numero dovrebbe raddoppiare e così via. La seconda loro fonte di guadagno è offrire un prodotto premium a pagamento. Questa è la loro carta normale, che non costa nulla ed è gratuita, e vi consiglio di provare tra l'altro, mentre questa è la loro carta Black Premium, che costa 10 euro al mese. Quindi tramite questi 10 euro al mese loro hanno un'altra fonte di guadagno. La terza sono i rewards e le collaborazioni pubblicitarie. Praticamente si possono paragonare a delle affiliazioni. Infatti se tu acquisti tramite Curve su certi determinati siti, avrai un cashback. Ovviamente quel cashback è un accordo commerciale tra Curve e quel determinato sito, dove una percentuale di quell'accordo te la danno indietro a te per incentivarti nel comprare da quel determinato sito, mentre una piccola percentuale se la tiene Curve per guadagnare, come è giusto che sia. Così sono contenti tutti e tre: il cliente che risparmia un po' di soldi, Curve che guadagna una piccola commissione e il sito terzo finale che ha più giro di clienti. Poi una quarta fonte di guadagno che ipotizzano di attivare è la funzione di credito, e quindi ai loro clienti in futuro pensano di emettere prestiti a breve termine. Però questa è una funzione che dicono attueranno in futuro, quindi non si possono fare considerazioni. Detto tutto questo e fatto le mie opportune considerazioni, che tutti dovete fare se state investendo nel mondo dell'equity crowdfunding in startup, perché questi sono investimenti molto rischiosi dove bisogna diversificare tantissimo, perché si possono tranquillamente perdere tutti i soldi investiti. Quindi ognuno deve fare come sempre le proprie opportune considerazioni. Però dopo aver fatto i miei calcoli, alcuni dei quali non ve li condivido proprio perché sono considerazioni mie, e se li condividessi potrebbero essere tranquillamente disinformazione o dati sbagliati, quindi non ho intenzione di condividere supposizioni che io ho fatto. Comunque il crowdfunding di Curve è già terminato, hanno raccolto 1 milione di sterline in 5 minuti, 4 milioni di sterline in 42 minuti dal lancio della loro campagna, per poi terminare a 6 milioni raccolti, il loro target massimo, in circa 5 ore. Io comunque ho investito in loro perché stanno crescendo tantissimo, mi piace molto il loro progetto e io sono un loro cliente più che soddisfatto di ciò che stanno facendo, ed oltretutto penso che loro possano risolvere un problema concreto. Quindi questo mio investimento è basato anche sull'esperienza positiva che io ho avuto con loro. Comunque quando si fa questo tipo di investimento, altre due cose che vanno considerate tantissimo sono il team, quindi quali sono le figure chiave dell'azienda in
in cui si va ad investire e quali sono i competitors di quell'azienda. Ora, per non fare un video infinito, non ho intenzione di trattare anche questi due elementi, ma sappiate che non sono uno stupido e uno sconsiderato e non ho investito a caso, ho fatto le mie opportune analisi, cosa che anche voi quando investite in questo mondo dovete fare. Ed oltretutto un principio che vale sempre e che dovete sempre rispettare è la diversificazione, soprattutto nel mondo dell'equity crowdfunding, dove i rischi di perdere tutto il capitale investito sono enormi. Quindi se state per iniziare ad investire in startup innovative, sappiate di diversificare il vostro capitale almeno in 10 diversi progetti, in modo tale che se 3, 4, 5 o 9 falliscano, ne avete almeno uno che vi dà grandi soddisfazioni. Io ad ora ho investito soltanto in 2 startup, Curve e Startup Italia, per altri diversi motivi. Poi magari se volete, se siete interessati su questo argomento, posso fare un altro video su Startup Italia, però ho l'ambizione e il capitale messo da parte per investire in molte altre startup. La cosa sarebbe completamente diversa se io non avessi né la volontà né il capitale messo da parte per investire in altre 8, 10, 20 startup, perché io sarei diversificato semplicemente in 2 startup, non sarei diversificato in 2 startup più il capitale, cosa che è completamente diversa. Detto questo, fatemi sapere se volete che io approfondisca ulteriormente questo argomento, magari parlando di come funziona l'exit da questo investimento o parlando di Startup Italia. Ditemi voi qui sotto nei commenti di cosa siete interessati, e poi ricordatevi di fare 3 cose: iscrivervi al mio canale se non volete perdervi nessun altro video, lasciare un mi piace se questo video è stato interessante e soprattutto dirmi nei commenti cosa ne pensate del mondo dell'equity crowdfunding. Detto questo, io vi saluto e ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti ragazzi!